Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel mondo del wallet siamo abituati a due estremi, ovvero un wallet molto semplice ma custodial, dall'altra wallet self-custodial magari un pochino più complicati nell'utilizzo, potenti ma complessi e a volte non privi di rischi. È in questo contesto che nasce Edge Wallet e nasce proprio per stare nel mezzo, ovvero self-custodial reale, ma con un'esperienza semplice e intuitiva per chi non vuole maneggiare eventualmente il seed phrase. Tra le altre cose è un wallet multi-chain, multi-token, nativi e disponibile per smartphone, quindi alla portata di mano. E supporta anche diverse privacy coin, quindi senza dover impazzire a cercare tanti wallet compatibili per diverse privacy coin o altre diverse valute native, si possono avere in un unico luogo. Siamo sulla pagina di Edge Wallet, raggiungibile all'indirizzo edge.app, vi lascerò comunque il link in descrizione. La particolarità di questo wallet, a parte essere token nativo di tantissime valute, è che non parte dal seed phrase, ma da un account cifrato basato su uno username e password. Infatti, non appena lo scaricherete, vi chiederà uno username e una password e questo vi servirà per ripristinare il vostro wallet in un altro Edge Wallet. Molto semplice, senza dover trafficare con seed phrase e quant'altro, ma per chi vorrà il seed phrase si potrà trovare. Edge è stato sviluppato, potete andare a trovare anche le informazioni qua sotto, dove ha un'assistenza 24 ore su 24, anche un numero di telefono qualora ne abbiate bisogno. È stato sviluppato da Edge Technology, azienda statunitense che è attiva da oltre 10 anni nel settore della sicurezza e delle criptovalute. Prima del rebrand si chiamava Airbitz, è uno dei primi wallet Bitcoin per mobile in assoluto, e poi ovviamente hanno fatto un rebrand puntando sull'usabilità, sicurezza zero knowledge e privacy per design. Infatti non vi verranno chiesti nessun dato personale e tramite zero knowledge non verrà memorizzato nulla all'interno. Il loro principio chiave è semplice: se l'utente perde i fondi per complessità inutile, il sistema è sbagliato, e questo, vi do ragione, semplifica veramente veramente tanto. Importante: Edge non custodisce nulla, non può accedere a fondi, non può resettare account, non vede chiavi, non vede saldi, e la sicurezza per l'appunto utilizza l'architettura, come ho detto poc'anzi, zero knowledge. Chiavi private vengono generate, vengono crittografate localmente. Edge salva solo dati cifrati inutilizzabili anche per loro. L'accesso può avvenire tramite username, password, PIN, biometria. Il backup è cifrato legato alle tue credenziali. Se perdi username e password, Edge non può aiutarti. Vuol dire che la responsabilità resta tua come un wallet non custodia. È più semplice ma non meno serio. Per chi è orientato alla filosofia cripto, come ho detto, non è che non esistono il seed phrase all'interno. Le chiavi ci sono e sono standard crittografici. Questo significa che puoi recuperare il wallet su un nuovo telefono e puoi ripristinare senza trascrivere le 24 parole. Ovvio, il wallet non è ideale per migrare facilmente verso altri wallet con seed standard, perché voi avrete l'elenco delle vostre criptovalute all'interno e ogni wallet attivo della criptovaluta, ad esempio Bitcoin, Dash o quant'altro, ha una sua chiave privata specifica che dovete esportare. Quindi smarrite il telefono, mi viene rubato, volete ripristinare l'Edge Wallet sul telefono nuovo, scaricate l'applicazione e rifate l'accesso con la vostra username e password e in automatico ripristinate tutto. Qualora dobbiate ripristinarlo su un wallet su seed phrase, dovrete a priori, per singola valuta che avete dentro il vostro wallet, ogni valuta equivale a un wallet integrato, prendere la chiave privata, salvarla ovviamente anticipatamente e poi andarla a ripristinare. Ha anche uno swap integrato, ma non è molto economico. È adatto questo wallet a principianti, utenti che vogliono un self custodia ma senza troppo stress, chi ha paura di perdere il seed phrase, magari meno adatto a chi usa solo hardware wallet, è disponibile solo per mobile, iOS e Android, quindi nulla di desktop e neanche nulla come estensioni al momento. Non è adatto a chi fa DeFi spinta e magari a chi vuole un controllo più tecnico. Ma ora vi lascio un attimo alla dimostrazione video di come esportare il seed. Si presenta davvero molto semplice ed intuitiva.
dove abbiamo il nostro bilancio totale. Possiamo anche cliccare e vederlo suddiviso per diversi asset. Vi ricordo che questo portafoglio è un wallet multi-chain che supporta diversi token, diverse criptovalute e soprattutto stringe anche un occhio alle privacy coin. Quindi all'interno si possono custodire ad esempio ARRR, FIRO, se andiamo anche Zcash, Monero, Zano ed altre, ed è molto comodo perché spesso ci troviamo ad avere tantissimi wallet diversi che non supportano purtroppo molte blockchain e molte criptovalute in modo nativo. È possibile anche andare a acquistare e vendere criptovalute per euro o viceversa, ad esempio andando a simulare 400 euro per andare a acquistare Bitcoin, vedete che supporta Revolut, Ideal, Apple Pay, carta di credito oppure debito oppure PayPal. È supportato tramite dei processori esterni, quindi non diretto, ma tramite processori esterni che sono, ad esempio, come Banxa e MoonPay. Ci tenevo a farvi vedere questo, non tanto per il wallet in sé, perché alla fine è molto molto semplice, ma per quanto riguarda la sicurezza, il backup e il ripristino con il nome utente, la password, con l'indirizzo, con il nome utente e la password si possono andare a backuppare su un altro wallet Edge direttamente. Se invece volete andare a ripristinare i token in un altro wallet che non sia Edge, questo è diverso dai normali portafogli, perché una volta che lo installerete vedrete che non vi darà un seed phrase generale, ma supportando diversi asset in modo nativo, ad esempio dovete andare a backupparli, a salvarvi il seed phrase per criptovaluta. Ad esempio, andando a voler creare un wallet per una valuta in particolare, andiamo su asset, crea portafoglio, ad esempio abbiamo BTC Segwit, Bitcoin non Segwit, Bitcoin Cash e via dicendo. Noi basta andarlo ad abilitare, quindi abilitiamo la spunta, clicchiamo su avanti, crea portafoglio o importa portafoglio, noi facciamo crea, aspettiamo qualche minuto e si crea il wallet. Una volta creato il wallet andiamo sempre sulla nostra valuta di riferimento, in questo caso sempre Bitcoin, in alto a destra dove ci sono questi tre pallini, clicchiamo e si apre questa schermata dove possiamo andare a esportare la chiave privata, quindi chiave privata principale. Cliccando su chiave privata inseriamo la nostra password e ci viene svelata il seed phrase per Bitcoin. E noi questo lo dovremo fare per tutte le cripto e token che abbiamo all'interno del wallet in modo singolo. Anche qua vogliamo il seed phrase dell'indirizzo del wallet in Dash, andiamo a esportare la nostra chiave principale e la possibilità di vedere il nostro ID e richiedere anche un ID personale, dove se avessimo dei nostri amici con anche loro un ID possiamo inviare cripto non solo a un indirizzo particolare ma anche tramite ID, avendo il nome del nostro amico, il suo ID nella rubrica, molto più veloce e intuitivo. È un portafoglio molto semplice, davvero comodo, ma soprattutto multicoin nativo.